Ciao, salve a tutti, ben ritrovata e ben ritrovato. Il narcisista si vendica di te quando? In quali casi? In quali casi un narcisista si vendicherà di te? E anche ovviamente una donna narcisista. Un narcisista maligno o perverso sicuramente si vendica di una ex, ha questa particolare inclinazione, ma non solo un narcisista maligno. Intanto, per chi non mi conosce, sono la prima consulente relazionale in Italia, esperta in relazioni tossiche con personalità difficili, narcisistiche e simili, l'osservatorio dei casi è quindi in assoluto il più vasto. Ho aiutato migliaia di uomini e di donne a liberarsi da vincoli affettivi, a gestire relazioni difficili con personalità narcisistiche e manipolative e alla riconquista dell'ex o della ex, valutando prima quanto ne valesse e ne valga la pena, senza contare che almeno il 90% dei temi di cui ora si parla tanto sul narcisismo provengono dalla mia personale esperienza e ricerca, dal tema dei ritorni del narcisista. Il narcisista torna sempre quando chiude definitivamente e non ti cerca più, quando ti tradisce un narcisista, quando lo ignori e rifiuti il farsi lasciare o lo scarto indotto del narcisista, la sessualità del narcisista, come si comporta il narcisista nelle ricorrenze, vedi San Valentino, Natale, il funerale e così via, le frasi del narcisista, il narcisismo femminile e genitori e figli narcisista, il silenzio punitivo come l'ho definito personalmente e così via, perché puoi notare che ma proprio ogni tema che vedi discusso su un video sul narcisismo lo troverai ampiamente trattato prima del tuo Dio. E attenzione ai plagi, perché poi può sempre essere che uno si stanchi del plagio e a volte, per non farlo sembrare tale, tra l'altro si infilano parecchi svarioni. Quindi quando un narcisista si vendica di te in amore, e dimmi nel tuo caso se ti è capitato che un tuo ex con una personalità narcisistica si sia vendicato, abbia cercato magari di danneggiarti per vendicarsi per via della sua rabbia o rancore e risentimento. Un narcisista in amore si vendica in 4 casi fondamentalmente. Il primo caso è quando tu lo hai criticato, magari acerbamente e magari presa dall'esasperazione, non hai badato ai modi e alla forma con cui gli hai esposto le tue rimostranze e critiche, che molte volte sono anche più che plausibili, visti i comportamenti del narcisista di cui ho parlato in migliaia di video. Se questo avviene nel momento in cui lui è già in fase di ripescaggio di una ex o ha addocchiato una donna da conquistare e quindi il rapporto con te gli sta venendo stretto, coglierà la palla al balzo per incolparti delle tue stesse critiche e prenderle come un grave attentato al suo io. E queste critiche il narcisista non si limiterà a prenderle come pretesto per chiudere la relazione, ma le prenderà anche come pretesto per sparlare male di te e per legarsela al dito. Solitamente il modo di vendicarsi riguarda proprio la diffamazione, il metterti in cattiva luce, ma il narcisista può danneggiarti anche in altri modi. E poi il narcisista si vendicherà di te anche nella misura in cui tu ti sarai dimostrata superiore a lui, emotivamente, intellettualmente, spiritualmente, in qualsiasi modo tu ti senti e ti sei sentita superiore a lui. E anche nel momento in cui era evidente che tu sei veramente superiore a lui in termini intellettivi, magari sociali, di professione, di istruzione e così via. E poi il narcisista si vendicherà di te anche nel caso che tu sia divenuta consapevole di chi egli sia veramente e quindi spogliandolo delle sue maschere e destituendolo di conseguenza dal trono in cui pensava di essere con te. Soprattutto nel momento in cui lui si senta spoglio di fronte a te di chi lui è veramente nel suo intimo, nella sua natura, nel suo essere incapace di amore, nel suo essere così misero di fronte a te, se tu sia invece capace di una cosa così immensa come l'amore e la capacità di amare. E questi sono tutti casi in cui al narcisista patologico e soprattutto maligno verrà la voglia, ma anche e soprattutto l'impulso, quindi una spinta in lui insopprimibile a volerti annientare.
Non sempre in questi casi il narcisista potrà risparmiarsi nel suo rancore e nella sua rabbia. Pensa in ogni caso che chiunque dopo la chiusura di una relazione conservi un senso di rancore immotivato e sproporzionato alla situazione reale è un uomo o una donna perdente in amore, proprio nel senso che ha perso qualcosa e sente di avere perso qualcosa, anche se essendo narcisista non si renderà conto di cosa abbia effettivamente perso, non saprà bene delineare la forma e la dimensione di questa perdita, ma si tratterà di qualcosa che lui ha perso, che sentirà in qualche modo di avere perso, e qualcosa di molto molto importante. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.